Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi torniamo a fare una trailer reaction, una cosa incredibile perché c'è un trailer anche abbastanza interessante, sembrerebbe, perché almeno per i talenti che sono coinvolti dietro e davanti la macchina da presa. È un nuovo film di Kung Fu, quindi già una buona notizia per tutti gli appassionati di arti marziali. E il film si chiama Shaolin Temple Legend of the Bao e vede il ritorno intanto dietro la macchina da presa di Stanley Tong, ovvero quel regista che ha fatto, diciamo, ha collaborato ai titoli più conosciuti di Jackie Chan, soprattutto diciamo anche le ultime schifezze che ha fatto, bisogna anche dirlo, quindi sto parlando anche dell'ultimo Vanguard che è uscito con Jackie Chan, che si è rivelato poi sì un successo al botteghino perché quei film si vendono molto bene, ma comunque stiamo parlando di prodotti abbastanza mediocri. Qui si distacca da Jackie Chan e torna a lavorare per conto suo finalmente dopo 2 o 3 film che ha fatto con Jackie Chan uno dietro l'altro. Qui torna a lavorare per proprio conto e dopo essersi dedicato a Jackie Chan per 2 o 3 film consecutivi negli ultimi anni e diciamo che appunto questo tributo, se vogliamo, al vecchio Shaolin Temple del 1982 con Jet Li, inedito in Italia o forse era stato distribuito con nomi particolari nelle emittenti private, questo non lo so, non ve lo do per certezza, però comunque si rifà all'iconico titolo che poi vede il debutto di Jet Li proprio nel 1982 come artista marziale. Divenne il primo film di arti marziali girato nella Cina continentale e che vedeva appunto il debutto di una grande star che sarebbe diventato, quindi un connubio di vari elementi che favorirono un prodotto molto conosciuto ancora oggi. Viene quindi omaggiato in qualche modo, il rimando è palese, con questo nuovo film interpretato invece da Wang Bao-chang, questo attore cinese che lavora saltuariamente anche a Hong Kong, l'abbiamo visto in produzioni anche recenti come Kung Fu Jungle, quello con Donnie Yen, ma anche nei suoi altri film, sempre con Donnie Yen, The Iceman 1 e 2, che erano poi dei remake del vecchio film con Yuan Biao, ma ha collaborato anche come attore non marzialista in film molto particolari e premiati anche con premi di un certo rilievo come Il tocco del peccato, A Touch of Sin di Jia Zhangke, quindi film di registi cinesi che vanno anche ai festival, quindi non solo un artista marziale ma un attore a tutto tondo. Dopo aver partecipato nel 2015 a Monk Comes Down the Mountain nel appunto 2015, che vedeva il suo primo ruolo da protagonista in un film di arti marziali ma che deluse le aspettative, a quanto si può notare anche nei punteggi dei rating che si trovano online, torna nuovamente in questo film ad interpretare quindi un ruolo da marzialista, quindi ci sono tutti i presupposti per pensare che sia il film decisivo che lo lanci appunto anche come artista marziale definitivo. E vediamolo insieme. 和尚，我怎么样才能打败你呀？我跟你说话呢！你聋子吗？你哑巴呢？拆房子的时候你在想什么？破茅房也能叫四啊？在你眼中，一直保护的是什么？侠之大者，为国为民。我救你的时候，你拼命保护的是什么？救我！有人！有人！生亦何欢，死亦何苦啊！愿断一切恶，愿修一切善。舍令传承，就靠你了。你所作所为，今日必还！人不向善，天难佑。慈悲不渡，自绝人。
恩陀罗。大师，给朕取一法号吧。皇恩浩荡，佛法自然。你的法号就叫浩然吧。这名字听着亲切啊。Vabbè, la battuta finale chiaramente non possiamo capirla, però sicuramente era qualcosa di ironico. Sembra avere una struttura anche medesima a quella dello Shaolin Temple del 1982, ovvero una prima parte di commedia e poi la seconda più di azione, quindi commedia addestramento e poi il rushdown finale con il proseguimento della trama che poi sapremo in qualche modo meglio più avanti. Adesso non è dato sapere bene la struttura e la storia dove andrà a parare. Lui marzialmente è poco conosciuto, si sta facendo strada appunto in quei 3-4 film che vi ho citato prima, quindi si deve ancora in qualche modo confermare come artista marziale a tutto tondo. La regia di Stanley Dong dopo gli ultimi film di Jackie Chan, che è un regista che utilizza molto il digitale e molto il wirework, quindi fondali in CGI elementi in scena creati sempre con la computer grafica. Qui sembra un po' più snello da questo punto di vista, un po' più disinibito, si toglie un po', si scioglie un po' da tutta quell'impalcatura finta che si è portato negli ultimi tempi e sembra tornare un po' ad omaggiare anche la vecchia scuola 70-80, quindi dei film puramente artigianali. Sembra carino, sembra simpatico, ho paura che magari non sarà eccezionale, le coreografie non mi sembrano niente di particolare, mi sembrano degli omaggi sempre chiaramente al film originale con Jet Li, vedremo. Comunque sono curioso perché l'attore in questione, Wang Bao-chang, è comunque bravo marzialmente, bravo come caratterista e deve però dare appunto prova di essere un attore che può stare in scena e portare il film sulle proprie spalle, quindi essere un vero protagonista. Quindi vediamo se questa è la prova decisiva, perché quel film del 2015 che vi ho citato, Monk Comes Down the Mountain, io non l'ho visto, ma so anche perché proprio perché il punteggio online era sempre molto basso, quindi sicuramente non mi sono perso nulla. Qui il connubio appunto della regia di Stanley Tong, il ritorno alle tinte del film anni 80 che scimmiotta poi quello di Jet Li, potrebbe essere qualcosa di carino e simpatico. La produzione è cinese, quindi non è Hong Kong, vedremo. Fatemi sapere che ne pensate, se avete visto poi il film di Jet Li del 1982 e come lo considerate. Ciao ciao!